Fedez, con il Pandoro Gate, Chiara ha fatto un errore enorme. Salvini mi è stato vicino, la sinistra mi ha voltato le spalle. Nel suo libro autobiografico L'acqua è più profonda di come sembra da sopra. Mondadori, 184 pagine. Fedez racconta con tono diretto e spesso amaro il retroscena della sua vita privata e pubblica, dal matrimonio con Chiara Ferragni alla separazione, passando per la malattia, fino alle riflessioni sulla politica e sull'attivismo dell'ex moglie. Il bacio con Rosa Chemical e la crisi di Sanremo. Il rapper rivela che il bacio con Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo 2023 non fu affatto improvvisato, era tutto organizzato, scrive. Gli avevo persino mandato la foto del mio posto in platea. Dopo quell'episodio, però, racconta di essere stato trattato come un lebbroso dal team di Chiara Ferragni. La tensione lo portò a un crollo nervoso. Quella notte sono rimasto in giro, fuori di testa. La mia assistente dormì con i coltelli nascosti perché dicevo di voler farmi del male. Lì è arrivato il burnout totale. La separazione fu fatta trapelare da qualcuno del suo entourage. La rottura definitiva, spiega, avvenne nel marzo 2024. Il cantante sostiene che la notizia della separazione venne diffusa da qualcuno vicino a Ferragni, nonostante il patto di non renderla pubblica prima di parlarne ai figli. Da quel momento, scrive, le ho vietato di postare foto dei bambini. Era chiaro che qualcuno nel suo entourage fosse disposto a sacrificare il benessere dei nostri figli pur di pilotare la narrazione. Secondo Fedez, quell'operazione serviva anche a spostare l'attenzione dal danno d'immagine legato al caso Balocco. Far passare Federico per il marito cattivo era la strategia perfetta. Il retroscena del Pandoro Gate. Nel libro ricostruisce la scoperta del cosiddetto scandalo Pandoro Gate. Una mattina Chiara era accanto a me in lacrime, racconta. Mi disse 1 milione di multa. Io risposi, ma che dici? Avevi incassato 300.000 euro. E lei? No, era 1 milione. Fedez scrive di aver poi letto i documenti e di essersi infuriato. Le ho detto in faccia che aveva fatto una cazzata pazzesca. Salvini è stato l'unico politico davvero vicino. L'artista dedica anche alcune pagine al periodo della malattia e al sostegno ricevuto da figure pubbliche. Sorprendentemente racconta che il politico che più gli è stato vicino è stato Matteo Salvini. Quando mi sono ammalato di cancro, scrive, Salvini mi mandava messaggi ogni settimana per sapere come stavo. Tra noi c'erano state tante polemiche, ma nei suoi messaggi sentivo empatia sincera. Invece, persone con cui avevo rapporti migliori, come Luigi Di Maio o Giuseppe Conte, non si sono mai fatte sentire. Ti cercano solo quando gli servi, quando possono usarti. La sinistra ti usa e poi ti volta le spalle. Fedez non risparmia critiche nemmeno alla sinistra italiana, accusandola di ipocrisia e opportunismo. La sinistra ti usa, ti spolpa e poi ti lascia solo. In politica tutti usano tutti, ma almeno la destra, umanamente, sa parlarti come persona. Spiega che molti esponenti della destra, al di là delle differenze ideologiche, gli sono sembrati più diretti e presenti. Con loro puoi discutere anche quando le cose vanno male. Quelli di sinistra, invece, se li chiami in difficoltà, non rispondono più, sono meno affidabili sul piano umano. L'attivismo e l'immagine di Chiara Ferragni. Infine, Fedez riflette sull'impegno sociale e politico della sua ex moglie, che definisce automatico. Chiara tendeva a seguire tutte le battaglie progressiste dei social, forse per convinzione, forse per posizionamento, scrive. La sua famiglia voleva costruire un'immagine precisa, la donna forte, indipendente, modello di successo. Ma spingere troppo su quel racconto può produrre l'effetto opposto, il rigetto delle persone. Un libro di resa e di resa dei conti. Nelle sue 184 pagine, l'acqua è più profonda di come sembra da sopra e al tempo stesso confessione e regolamento di conti, un viaggio tra la fragilità, il rancore e la volontà di raccontare senza filtro. Dalla malattia alle tensioni familiari, Fedez offre il ritratto di un uomo che non cerca indulgenza ma ascolto, anche quando ciò significa mettere in discussione se stesso e chi gli è stato accanto.